Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo percorso di apprendimento dell'italiano, con naturalezza, empatia e un tocco di ispirazione. Siamo Luca e Francesca e insieme a voi ogni settimana esploriamo la lingua italiana attraverso storie, dialoghi reali e momenti di vita quotidiana. Oggi siamo qui per un episodio speciale, pensato per chi ha un livello A2 o B1. Se stai ascoltando, probabilmente stai facendo un grande passo avanti ogni giorno, anche se a volte può sembrare difficile. Ed è proprio di questo che parleremo oggi, del fatto che ogni cosa accade per una ragione. La frase "tutto succede per una ragione" non è solo un proverbio, ma una prospettiva, una lente attraverso cui guardare gli eventi della vita, soprattutto quelli che all'inizio sembrano negativi. Quante volte ti è capitato di perdere un treno e poi scoprire che in realtà hai evitato un incidente? O di non aver ottenuto un lavoro e mesi dopo aver trovato un'opportunità molto migliore? Ecco, oggi non parleremo solo di grammatica o vocaboli, ma anche di fiducia, di pazienza, di come a volte le cose che sembrano sbagliate possano portarci verso qualcosa di più giusto. Questo episodio è per te che stai imparando l'italiano, forse vivendo all'estero, lontano da casa, con mille dubbi. Ma anche per chi sta semplicemente cercando di migliorarsi, un piccolo passo alla volta. Perché sì, tutto succede per una ragione. Anche ascoltare questo podcast, proprio adesso. Allora preparati. Tra poco ascolterai due dialoghi tra Luigi, un madrelingua italiano paziente e gentile, e Chiara, una studentessa come te, curiosa e determinata. Prima però, diamo un'occhiata al vocabolario che ti servirà per capire bene ciò che sentirai. Resta con noi. Prima di ascoltare i dialoghi, ecco alcune parole e espressioni che sentirai nel corso dell'episodio. Presta attenzione alla pronuncia e al significato. Le ripeteremo più tardi, ma ora concentrati bene. La prima parola è occasione. Significa opportunità, momento giusto per fare qualcosa. Per esempio, quell'errore si è trasformato in un'occasione per imparare. Poi abbiamo capitare, verbo molto comune, significa succedere, accadere. Si usa spesso in modo riflessivo, mi è capitato di incontrarlo per caso al supermercato. Attenzione alla forma riflessiva. Capitarsi, succedersi, accadere. In italiano spesso si dice "è successo qualcosa" oppure "mi è successa una cosa strana". Altra parola importante, delusione. Quando le aspettative non si realizzano, quando si prova tristezza per un risultato negativo. Per esempio, non ho superato l'esame, ma non voglio arrendermi per una delusione. Il contrario, soddisfazione. Quando sei contento di un risultato. Ho finito il corso di italiano. Che soddisfazione. Ora, un'espressione molto usata, andare storto. Significa che qualcosa non funziona, va male. Tutto è andato storto quel giorno. Ho perso il portafoglio, ho perso il treno e ho dimenticato l'ombrello. E il contrario? Andare per il verso giusto. Tutto procede bene, senza problemi. Finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. Altra espressione utile, prendere una decisione, semplice ma fondamentale. Vuol dire scegliere tra diverse opzioni. Dovevo prendere una decisione importante, restare o partire. E quando non sai cosa fare? Si dice essere in dubbio. Ero in dubbio se accettare quel lavoro o no. Infine, la parola chiave di oggi, ragione. Non solo reason in senso logico, ma anche motivo profondo. Tutto succede per una ragione. Non significa solo c'è una causa, ma c'è un senso più grande. Ripeteremo queste parole più tardi, ma ora è il momento dei dialoghi. Ascolta con attenzione. Parleremo di momenti difficili,
di errori, di scelte e di come a volte, proprio da quei momenti, nascono le cose migliori. Il primo dialogo si svolge in un piccolo bar del centro. Luigi e Chiara sono seduti a un tavolino. Fuori piove. Chiara sembra pensierosa. Ascolta con calma. Parleranno lentamente, in modo chiaro. E dopo analizzeremo insieme le frasi più utili. Pronti? Partiamo. Allora, Chiara, come stai oggi? Sembri un po' pensierosa. Sì, Luigi, devo dirti la verità. Ultimamente mi sento un po' giù. Ho fatto domanda per un lavoro, sai? Uno stage in un'agenzia di traduzioni. Ah sì? E com'è andata? Non bene. Non mi hanno scelto. Mi hanno detto che avevano troppe candidature. E ora non so cosa fare. Forse non sono abbastanza brava in italiano. Chiara, guardami. So che sei triste, ma non è la fine del mondo. A volte le cose non vanno come speriamo, ma succede per una ragione. Tutto succede per una ragione? Lo sento spesso, ma non so se ci credo davvero. Quando qualcosa va storto, sembra solo un fallimento. Capisco. Però pensaci. L'anno scorso volevi andare a Roma per un corso, ma non hai trovato i soldi. Così non sei partita. Sì, ero molto delusa. E invece, proprio quel mese, qui in città hanno aperto una scuola di lingue con un corso perfetto per te. Se fossi andata a Roma, non l'avresti saputo. È vero, non ci avevo mai pensato così. Vedi? A volte una porta si chiude, ma un'altra si apre. Forse questo lavoro non era giusto per te. Forse ce n'è uno migliore là fuori. Forse hai ragione, ma è difficile non sentirsi in colpa o insicuri. Certo che è difficile, ma ogni errore, ogni no è un passo. Vi prepara per qualcosa di più grande. Ora un breve intervallo. Respira. Ripensa a quello che hai appena sentito. Forse anche tu hai vissuto un momento così. Un rifiuto, un piano fallito, un sogno rimandato. È proprio come Chiara, forse hai pensato. Non ce la farò mai. Ma ascolta il secondo dialogo. Vedrai che le cose possono cambiare, quando meno te lo aspetti. Il tempo passa. Sono passate alcune settimane. Chiara incontra di nuovo Luigi, questa volta in biblioteca. Ha un sorriso diverso oggi. Chiara, che bello vederti! Oggi hai un'aria diversa. Sei più serena? Sì, sai, dopo il nostro ultimo colloquio ho riflettuto molto. Ho continuato a studiare, ho fatto un esame di certificazione e l'ho superato. Complimenti, lo sapevo che ce l'avresti fatta. Grazie. Ma non è finita qui. Ieri mi hanno chiamata da una scuola di italiano. Cercano un assistente per gli studenti stranieri e, indovina un po', hanno letto il mio profilo online, proprio dopo lo stage che non ho avuto. Vedi? Tutto succede per una ragione. Quel no ti ha spinto a fare qualcosa di più importante, migliorare te stessa. È vero. E sai una cosa? Adesso non sono più arrabbiata per lo stage perso. Forse era meglio così. Esatto. A volte dobbiamo perdere qualcosa per trovare qualcos'altro e non sempre capiamo subito qual è la ragione, ma c'è. Grazie, Luigi. Parlare con te mi aiuta davvero tanto. Ne sono felice. E ricorda, ogni giorno è un'occasione per ricominciare. Ora analizziamo insieme 4 frasi chiave del primo dialogo. Ascolta con attenzione, perché queste espressioni ti saranno molto utili nella vita di tutti i giorni. Prima frase. Mi sento un po' giù. È un modo naturale per dire che non stai bene emotivamente. Non è un'espressione formale, ma molto comune. Si usa quando ti senti triste, stanco o demotivato. Per esempio, oggi non ho voglia di fare niente, mi sento un po' giù. Seconda frase. Non sono abbastanza bravo a. Attenzione all'uso di abbastanza prima dell'aggettivo. In italiano si dice non sono abbastanza preparato, non parlo abbastanza bene,
non sono abbastanza sicuro. È una struttura importante per esprimere insicurezza o autocritica. Esempio, non ero abbastanza veloce per vincere la gara. Terza frase. Succede per una ragione. Questa espressione è più profonda di quanto sembri. Non è solo logica, è quasi filosofica. Si usa per dare un senso a eventi difficili. Puoi dire: ho perso il lavoro, ma forse succede per una ragione. Oppure: tutto accade per una ragione, anche le cose che non capiamo. Quarta frase. Una porta si chiude, ma un'altra si apre. È un proverbio molto diffuso. Si usa per dare speranza. Traduce l'idea che quando perdi un'opportunità, un'altra arriva. Esempio, non ho passato il concorso? Pazienza. Una porta si chiude, ma un'altra si apre. Passiamo ora alle 4 frasi chiave del secondo dialogo. Prima frase. Ho riflettuto molto. Il verbo riflettere è fondamentale per parlare di pensieri profondi. Non è solo pensare, ma pensare con attenzione. Esempio, ho riflettuto sulla tua proposta e ho deciso di accettarla. Seconda frase. Ho superato l'esame. Superare qui significa passare con successo. Non è solo fisico, ma anche simbolico. Altri esempi. Ha superato la malattia. Abbiamo superato un momento difficile. Terza frase. Hanno letto il mio profilo online. Attenzione all'ordine. Il mio profilo online. In italiano gli aggettivi spesso vengono dopo il sostantivo, soprattutto se sono parole straniere come online. Puoi dire: ho aggiornato il mio profilo online ieri. Quarta frase. Era meglio così. Questa espressione è potente. Si usa quando a posteriori capisci che una situazione negativa in realtà era positiva. Esempi. Non sono andato alla festa? Bene, era meglio così, perché pioveva. Non ho avuto quel lavoro. Era meglio così, non mi piaceva davvero. Ripeti mentalmente queste frasi. Scrivile. Usale nella tua vita. Sono piccoli passi che ti portano a parlare come un madrelingua. Ora è il momento di Parliamo naturale. Questa sezione è pensata per aiutarti a esprimerti come un vero italiano, con naturalezza e sicurezza. Non si tratta solo di grammatica, si tratta di suono, ritmo e quelle piccole abitudini che rendono il parlato fluido e autentico. Primo consiglio. Accorcia le frasi quando parli. Gli italiani spesso tagliano le parole che si capiscono dal contesto. Per esempio, invece di dire «io non sono abbastanza brava in italiano», diciamo spesso «non sono abbastanza brava». Oppure «sono giù», invece di «mi sento un po' giù». Più breve, più naturale. Secondo consiglio, usa i pronomi con i verbi riflessivi. Quando dici mi sono sentita giù, è importante abituarti a questa struttura. Esempi comuni. Mi sono sentito solo. Ti sei accorto di tutto? Ci siamo divertiti molto. È così che parliamo ogni giorno. Terzo punto. Aggiungi parole di riempimento per suonare più fluido. Anche se sembrano inutili, sono importanti nel parlato. Per esempio, allora, sai, insomma, vedi, tipo, ascolta, sai, ultimamente, insomma, mi sento giù. Suona più naturale di una frase perfetta ma rigida. Quarto trucco. Ripeti la domanda con una risposta breve. È un modo per mostrare attenzione e suonare più spontaneo. Esempio, ti sei sentita delusa? Sì, ero molto delusa. Oppure, è successo per una ragione? Sì, credo di sì. Succede per una ragione. Quinto e ultimo consiglio. Parla con le mani. Sì, anche se stai ascoltando da solo. In Italia i gesti fanno parte del linguaggio. Aiutano a ricordare le parole e a esprimere le emozioni.
Prova a muovere le mani mentre ripeti una frase. Vedrai che ti verrà più facile parlare. Ricapitoliamo. 1. Accorcia le frasi. 2. Usa i verbi riflessivi correttamente. 3. Inserisci parole come sai, insomma, allora. 4. Rispondi ripetendo la struttura della domanda. 5. Parla con le mani, anche se nessuno ti vede. Ora preparati. Ascolterai di nuovo i 2 dialoghi. Stavolta cerca di riconoscere le frasi che abbiamo visto. Segnale mentalmente quando senti "mi sento un po' giù. Succede per una ragione. Ho riflettuto molto. Era meglio così." Concentrati, ascolta il ritmo, immagina di essere lì, in quel bar, in quella biblioteca, parla insieme a loro. Pronti? Ecco il primo dialogo, di nuovo. Ecco il primo dialogo, di nuovo. Ascolta con attenzione. Ora che conosci il vocabolario e le espressioni chiave, prova a seguire non solo il significato, ma anche il tono, le pause, il ritmo della conversazione. Mentre ascolti, ripeti dentro di te le frasi importanti. Cerca di riconoscere "mi sento un po' giù. Non sono abbastanza brava. Succede per una ragione. Una porta si chiude, ma un'altra si apre." Allora, Chiara, come stai oggi? Sembri un po' pensierosa. Sì, Luigi, devo dirti la verità. Ultimamente mi sento un po' giù. Ho fatto domanda per un lavoro, sai? Uno stage in un'agenzia di traduzioni. Ah sì? E com'è andata? Non bene. Non mi hanno scelto. Mi hanno detto che avevano troppe candidature. E ora non so cosa fare. Forse non sono abbastanza brava in italiano. Chiara, guardami. So che sei triste, ma non è la fine del mondo. A volte le cose non vanno come speriamo, ma succede per una ragione. Tutto succede per una ragione? Lo sento spesso, ma non so se ci credo davvero. Quando qualcosa va storto, sembra solo un fallimento. Capisco. Però pensaci, l'anno scorso volevi andare a Roma per un corso, ma non hai trovato i soldi, così non sei partita. Sì, ero molto delusa. E invece, proprio quel mese, qui in città hanno aperto una scuola di lingue con un corso perfetto per te. Se fossi andata a Roma, non l'avresti saputo. È vero, non ci avevo mai pensato così. Vedi? A volte una porta si chiude, ma un'altra si apre. Forse questo lavoro non era giusto per te. Forse ce n'è uno migliore là fuori. Forse hai ragione, ma è difficile non sentirsi in colpa o insicuri. Certo che è difficile, ma ogni errore, ogni no è un passo. Vi prepara per qualcosa di più grande. Ora ascoltiamo il secondo dialogo per la seconda volta. Cerca di riconoscere queste frasi. Ho riflettuto molto. Ho superato l'esame. Hanno letto il mio profilo online. Era meglio così. Chiara, che bello vederti! Oggi hai un'aria diversa. Sei più serena? Sì, sai, dopo il nostro ultimo colloquio ho riflettuto molto. Ho continuato a studiare, ho fatto un esame di certificazione e l'ho superato. Complimenti, lo sapevo che ce l'avresti fatta. Grazie. Ma non è finita qui. Ieri mi hanno chiamata da una scuola di italiano. Cercano un assistente per gli studenti stranieri e, indovina un po', hanno letto il mio profilo online, proprio dopo lo stage che non ho avuto. Vedi? Tutto succede per una ragione. Quel no ti ha spinto a fare qualcosa di più importante, migliorare te stessa. È vero. E sai una cosa? Adesso non sono più arrabbiata per lo stage perso. Forse era meglio così. Esatto. A volte dobbiamo perdere qualcosa per trovare qualcos'altro e non sempre capiamo subito qual è la ragione, ma c'è. Grazie, Luigi. Parlare con te mi aiuta davvero tanto. Ne sono felice. E ricorda, ogni giorno è un'occasione per ricominciare. Hai riconosciuto le frasi? Forse alcune ti sono sembrate più chiare questa volta. Forse hai notato come Chiara parla con più sicurezza nel secondo dialogo.
Questo è l'effetto dell'ascolto ripetuto. Ogni volta capisci un po' di più. Non serve capire tutto subito. Basta un piccolo passo alla volta. E ora, prima di chiudere, un ultimo momento per rafforzare ciò che hai imparato. Prima di salutarti vogliamo dirti una cosa importante. Tu ce la puoi fare. Davvero. Ogni volta che ascolti, che ripeti, che provi a parlare anche solo una frase in italiano, stai crescendo. Non importa se sbagli, l'importante è continuare. Forse oggi hai sentito la storia di Chiara e ti sei riconosciuto in lei. Forse anche tu hai avuto un no, un fallimento, un momento in cui hai pensato di non farcela. Ecco, ricorda questo, non sei solo e non è la fine. Anche tu, come Chiara, puoi arrivare a dire un giorno, forse era meglio così. Quindi non mollare. Ascolta di nuovo questo episodio se ne hai bisogno. Scrivi le frasi che ti sono piaciute. Ripetile ad alta voce. E se ti va, condividi questo podcast con qualcuno che sta imparando l'italiano. Aiutare gli altri è un altro modo per migliorare. Seguici per non perdere i prossimi episodi. Ogni settimana una nuova storia, un nuovo dialogo, una nuova occasione per parlare meglio. Grazie per essere stato con noi oggi. Ti vogliamo bene e crediamo in te. Alla prossima, su Italian Pod. Ciao e forza!